Benvenuti in questo Visionaire, un luogo di incontro dedicato a imprenditori visionari. Oggi l'argomento del giorno sarà le donne e in relazione a questo la presentazione di un progetto dedicato proprio a loro che si chiama Women Impact, un progetto dedicato alla leadership femminile. Questo progetto verrà presentato dalla nostra invitata di oggi, Eleonora Rocca, che è la fondatrice proprio di questo progetto di Women Impact, che ci parlerà di come viene studiato, viene organizzato e verrà vissuto e perché soprattutto è stato creato. Ci saranno donne da tutto il mondo con esperienze importanti da condividere, libere professioniste, manager, imprenditrici di successo che vogliono raccontarsi e creare un ecosistema al femminile italiano e internazionale, dove si incontreranno e creeranno un impatto sociale nella società di oggi, perché la donna deve essere un punto di riferimento. Per chi non mi conosce, io sono Enrico Caporale, imprenditore digitale, titolare di MC2 Web, faccio consulenza alle aziende, agli imprenditori per poter raggiungere il successo tramite agenzia di marketing digitale, perché mettiamo a terra strategie di successo digitali per poter ottenere gli obiettivi prefissati. Che dire, vi presento Eleonora Rocca, l'intervistata di oggi, così ci addentriamo nell'argomento del giorno. Ciao Eleonora, benvenuta in Ciao Visionaire. Enrico, ciao, mi fa molto piacere essere qua oggi. Grazie a te per Grazie a te, l'invito. ma grazie a te per essere qua con noi. Eleonora, ho fatto una piccola introduzione, ti ho introdotto un pochino per che cosa fai e che tipo di lavoro, che tipo di mestiere fai. L'argomento di oggi ovviamente è inerente a chi sei e cosa fai, perciò raccontaci un pochino più di te. Chi è Eleonora Rocca? Okay. Allora, sì, diciamo io sembro forse più giovane, non lo so, dipende sempre dalle luci, ma comunque ho 41 anni, ho totalizzato 20 anni di carriera, corporate, ho fatto sì, praticamente 19 anni di carriera corporate e al momento sono circa 8, di carriera da imprenditrice. Perché questo? Perché in realtà c'è stata sempre un po' sono le sovrapposizioni, diciamo, hanno sempre fatto parte della mia vita. Questo perché? Perché io ho fatto tutta l'università lavorando, quindi ho iniziato a lavorare in HP che avevo 20 anni, ero giovanissima e allo stesso tempo Caspita. facevo giurisprudenza, quindi tutt'altro insomma rispetto a quello che poi sono andata a fare. Per cui niente, ho totalizzato tutta una carriera diciamo verticale, brillante, di successo che ho sviluppato tra Roma, Milano e Londra, come potrai sentire dall'accento ovviamente non di Bolzano, sono nata e cresciuta a Roma, però poi Sì, mi sono trasferita a Milano dove insomma ho fatto tanti passi in avanti, devo dire. Milano per me è stata un po' un trampolino di lancio, no, io poi mi sono trasferita lì che era il 2008, poco prima del crollo, diciamo, finanziario e quant'altro, e per me era stata una piacevole sorpresa Milano, perché avevo trovato tantissime opportunità di lavoro, opportunità di crescita, insomma, sicuramente maggiori rispetto a Roma, e quindi è stato cruciale per me il passaggio a Milano, e poi ho deciso di venire a Londra, quindi vado sempre, tra virgolette, sempre a più step, su. sempre più in Esatto. alto. Esatto, ma questo perché avevo il desiderio proprio alla fine, io ho sempre avuto Londra nel cuore, a un certo punto sapevo che dovevo in qualche modo finire insomma a Londra, quindi poi l'ultima parte della mia carriera è stata appunto a Londra. Ho lavorato nel Okay, settore sales, e prima di passare al marketing, nel senso che, il marketing arriva appunto post laurea con un master in marketing e comunicazione che feci alla Business School del Sole 24 Ore e un corso di specializzazione in evolution marketing e social media, che poi mi ha okay, portato alla terza fase della mia vita, quindi quella in cui sono passata dal marketing tradizionale al marketing digitale. Quindi questa è un pochino la mia storia. Poi esatto. ho deciso a un certo punto, come magari molti tra quelli che ci ascoltano, insomma, di fare impresa, questo perché, come dire, sentivo la necessità dopo tanti anni, insomma, in tante multinazionali, in tante aziende comunque Mh. appunto grandi e importanti, di avere uno spazio che fosse più mio, no, in qualche modo più Sì. dove fossi libera di esprimere, maggiormente me stessa e quello che mi piaceva fare, che erano le mie passi il mio lavoro, ma anche le mie più grandi passioni, e quindi ho deciso poi di Okay. fare impresa. Tutto cominciò quasi per caso e niente,
prima di arrivare insomma a questo progetto di cui parleremo oggi, in realtà c'è stata un'altra azienda in cui io ho finalizzato poi di fatto un exit nel 2020, quindi comunque un percorso di Okay, 7 anni che si conclude comunque positivamente. Diciamo che avrei voluto continuare a gestire la mia precedente azienda che ho creato da sola e portato avanti da sola, un amministratore unico, però poi su questo sono sempre molto trasparente, diciamo ho fatto entrare dei soci con i quali poi abbiamo insomma deciso di non collaborare, di non continuare a collaborare insieme, che comunque fa parte della, in qualche modo della vita imprenditoriale, può capitare eh e sì, quindi ho deciso di creare la mia nuova, il mio nuovo, tra virgolette, bambino, la mia nuova venture, di cui poi parleremo insomma più in dettaglio più avanti, eh. e insieme al mio business partner che è anche il mio compagno insomma di vita, quindi compagno di vita e di Ah. lavoro. Ah, bene, Quindi bene. questa Beh, è sicuramente una storia di esperienza, di non tanto di esperienza di lavoro sicuramente, quanto di esperienza di vita, perché comunque hai assolutamente. cambiato tante volte e questo sicuramente ti ha portato tantissima crescita fondamentalmente, no, e questa è la base più Assolutamente sì. importante di chi fa impresa. Assolutamente sì, nel senso che ogni volta che si fanno, come dire, dei passaggi che in qualche modo non sono, come dire, i passaggi standard, no, io credo che, Convenzionali. in qualche modo noi siamo poi, specialmente in Italia, siamo molto rigidi su tante cose, no, nel fatto Mh, per esempio che una persona deve studiare qualcosa e poi continuare su quella strada, oppure che, cer sai, bisogna fare gli step tradizionali, cioè quello di lavorare in azienda, quello di avere il contratto a tempo indeterminato, quello di sì. sposarsi e fare dei figli, poi specialmente per le donne, insomma, c'è sempre questo path, no, che Sì. in qualche modo sembra che tutti dobbiamo seguire la stessa cosa. Io ho rotto queste regole, insomma, tante volte e devo dire che sì, sono state sicuramente un'occasione di crescita, anche perché su questo io sono sempre molto, sincera nel dire che comunque raggiungere risultati importanti è qualcosa di bellissimo, perché penso che abbiamo una vita sola, tra virgolette, per metterci in gioco, quindi comunque ha senso sempre provare, però Certamente. non è neanche facile, cioè nel senso che raggiungere No. risultati importanti si porta dietro anche tutta una serie di difficoltà, di momenti Eh, comunque complessi, di situazioni inaspettate a volte, no, da gestire, perché poi questo secondo me è anche quello che fa spesso paura, no, a chi vuole buttarsi e magari mettersi in proprio a fare impresa, spesso si ha paura perché dicono: "Non so che cosa mi succederà", ma di responsabilità poi che ti succedono, devi e portarti che perché dietro. di fatto è un po' così, no, l'imprenditore, cioè Mh, questo è il bello secondo me, io dico sempre il bello e il brutto allo stesso tempo, perché da una parte è vero che, spaventa il fatto di dire: "Non so quanto guadagnerò a fine mese, non so come andrà il mio business", però dall'altra parte anche il bello di svegliarsi ogni mattina e dire: "Oggi potrebbe succedere qualcosa che mi sì, cambia, no, la sì. vita in qualche modo, che Oggi mi io dico sempre: sblocca". "Oggi posso far succedere qualcosa." E quella è la Esatto, bellezza di esatto, poter fare impresa e poter essere, esatto, diciamo, parte della tua visione, no, infatti qua siamo, esatto, imprenditori visionari proprio perché abbiamo una esatto. visione, siamo imprenditori perché abbiamo una visione e uno scopo da compiere. E la cosa bella è che possiamo svegliarci la mattina e farlo. Corretto, Questo è corretto. importantissimo. Ma parliamo della tua visione, del tuo progetto. Raccontaci Sì, un pochino da che cos'è intanto, per chi non lo conosce, ovviamente presentiamolo, e certo. poi ci addentriamoci un pochino anche da come nasce, da che tipo di messaggio, da che tipo di pensiero. Assolutamente sì. Allora diciamo, che cos'è? È un evento di 2 giorni, poi Mh. piccolo spoiler, forse diventerà di 3, adesso stiamo un attimo lavorando su questo punto. C'è 2 troppo da gio dire, troppo da fare, vero? Troppo da Sì. dire, troppe cose belle che sarebbe un peccato, diciamo, non Mh, considerare. Quindi no, assolutamente, nel immagino. senso 2 giorni, 30 settembre, 1° ottobre. È un evento che Okay. speriamo fortemente di fare fisicamente, se sarà possibile causa Covid, Sì. insomma, saremo fuori dal Covid speriamo. Se invece causa Covid dovessimo farlo, come dire, online, soltanto online, bene, lo faremo comunque 30 settembre, 1° ottobre, eventualmente una terza giornata, tutto online su piattaforma, su realtà virtuale, quindi ognuno potrà creare Mh-mh. il proprio avatar, visitare gli stand, Carino. seguire quello che succede, quindi comunque un'esperienza carina, però poi daremo la possibilità a chi acquista il ticket, insomma decide di partecipare tra virgolette "gratuitamente" o comunque incluso nel prezzo anche nella
edizione successiva che andremo a fare fisicamente appena sarà possibile, alla prima data utile, appena ci permetteranno di farlo. Quindi bella l'evento idea, è bella. sì, perché volevamo comunque dare la possibilità chiaramente a chi, come dire, ha voluto, comprare un Mh, ticket che comprendesse una parte fisica, non dare la parte online come sostituto completo sostituto al 100%, perché sappiamo che non è la sì, stessa cosa, no, quindi no, abbiamo voluto dare purtroppo no. una doppia possibilità. E quindi l'evento è Okay. sull'empowerment femminile, quindi è un evento centrale, insomma, che ha come al centro le donne, a 360 gradi, la donna rappresentata in tantissimi settori. Allo stesso tempo andremo a parlare anche di tante cose diverse, questo credo che sia anche l'originalità di questo evento, perché parleremo di donne nel mondo dello sport, donne nel mondo della letteratura e del giornalismo, donne e social media, influencer, Mh, parleremo di donne e climate change addirittura, quindi anche di sostenibilità, mh, no, di quelli che sono tutti gli sì, ultimi trend, diciamo, di ultima generazione. Quindi davvero molto, molto bello e molto ricco. In più sarà un momento anche internazionale, nel senso che noi porteremo anche speaker che arrivano qua da Londra, come BBC, alcune rappresentanti insomma di mh-mh, BBC o di Spotify, o come altre invece mh-mh, che sono comunque italiane, però hanno sviluppato delle carriere internazionali di successo, alcune da Miami, altre addirittura ragazze giovanissime che sono riuscite ad andare a lavorare per la Commissione europea, per la FAO, per la Banca Centrale, quindi comunque profili veramente belli, veramente interessanti. Che cosa mh, vogliamo andare a raccontare poi alla fine, no? Tutti quelli che sono, proprio come dicevamo prima, cioè le difficoltà e come, che cosa c'è dietro a un percorso di una mh, donna di successo, perché mh, chiaramente quelli che sono, ecco, abbiamo per esempio un'altra esponente bravissima che è una speaker che è stata intervistata proprio questa settimana anche da Nova Sole 24 Ore, una bellissima intervista rilasciato, che è Virginia Stagni del Financial Times, che anche lei mh-mh. insomma ha una storia secondo me bellissima, è un'italiana, è la più giovane manager tra l'altro italiana, che è qua a Londra, che lavora per Ah, il caspita. Financial Times, sì, sì, una delle più giovani manager che hanno in quel settore, quindi no, proprio andiamo a Date un po' raccontare di quelli che sono risalto, diciamo, ai veri i talenti. talenti, È esatto, i importante talenti. farli conoscere. Certo, certo. E anche dire un po', no, oltre ai risultati, cioè dire: "Questa donna è stata bravissima perché ha raggiunto questo, questo e quello", però anche andare a spiegare come ha raggiunto queste cose, Eh, cioè che cosa sì, c'è dietro al successo, sì. no, è solo una questione di fortuna? Sappiamo che non è solo fortuna, è No. talento, è anche determinazione, è anche riuscire ad affrontare alcune cose complicate nel modo giusto. Ad esempio, la ragazza che arriva da Miami, per esempio, io le ho detto, una cosa che potrebbe essere un eye opener, no, un'apertura di occhi per le Mh-mh. persone, anche spiegare come tu sei riuscita effettivamente ad ottenere il visto, che in tanti si bloccano, che vogliono andare a vivere negli Mh, Stati Uniti, dicono: però il visto è complicato, come faccio?" No, mh. invece in realtà c'è il visto per i talenti, l'exceptional talent, che se tu dimostri tutta una serie di cose, poi di fatto puoi riuscire ad andare a vivere in America. Quindi anche questo ho Ah, detto bello. sarebbe bello che lo raccontassi, no, quindi Sì, questo per sì, dire che è sicuramente un contenitore, come dire, di contenuti bellissimi, e bello. interessanti e di ispirazione. In più faremo anche panel di discussione, quindi ci saranno momenti dove ci saranno tavole rotonde con esponenti, insomma, appunto autorevoli di vari settori, e si faranno delle chiacchierate in cui ovviamente vogliamo coinvolgere anche il pubblico. Infine ci sarà un discorso di workshop, quindi perché le sale sono 2, Mh-mh. sarà un discorso di Okay. workshop perché vogliamo affiancare alla parte ispirazionale e in qualche modo di discussione a una parte puramente formativa, dove andiamo a formare le persone praticamente sul campo, quindi con esperienze, Mh. proprio cose proprio pratiche su 4 macro aree che sono HR Okay. e carriera, marketing e Mh-mh. comunicazione, business e Mh. imprenditoria e crescita personale e soft skills. Questo perché? Perché vogliamo Okay. andare a dare degli strumenti a tutte le donne che, come sai, le donne anche a seguito della pandemia abbiamo visto dalle statistiche che sono rimaste un po', come dire, indietro, purtroppo più indietro rispetto agli uomini, tantissime hanno Mh. perso il lavoro, hanno dovuto reinventarsi, e quindi Sì, vogliamo in qualche modo dare degli strumenti a tutte dare una queste mano. donne che, no, si sono ritrovate in questa Brava, cosa. brava, è un'ottima idea, complimenti. È Esatto. veramente e poi si vede che non è solo un'idea, è un qualcosa che hai dentro, no, qualcosa che senti Sì. perennemente, giornalmente. Si vede che c'è molto di te qua dentro, in queste idee.
in quello che fai poi. C'è molto, anche perché io appunto, ripeto, come ho detto anche prima, mi sono ritrovata comunque in una situazione e non dico che è stato perché fossi donna, ma penso che il fatto di essere di essere donna abbia influito in qualche modo, su alcune cose che mi sono successe, no, perché credo che le Mh, donne poi non si può generalizzare, però credo che le donne anche le più forti, le più risolute, le più determinate, come magari posso sicuramente essere io, però abbiamo anche maggiori debolezze. Credo che siamo più emotive, tendiamo ad essere più emotive e di conseguenza un pochino più vulnerabili, mi sento di dire. Quindi un po' okay. questo desiderio, viene anche dalla mia esperienza di dire non voglio cioè voglio che le donne siano sempre più empowered, che Mh. no, quello che magari è capitato a me non capiti più a nessuna donna, quindi ho, tra virgolette, "raccolto" quello che mi è successo e trasformato in qualcosa di positivo che voglio fare per gli altri. Sì, Quindi sì, c'è sì. un forte why. Tra C'è un forte why. l'altro proprio su questo che stavi dicendo, ho intervistato anche in Vision Air Anita Falcetta, che so che farà parte anche lei Sì. del team all'interno. Sì, sì, Anche ma lei è una infatti donna molto, una molto forte, bellissima, bellissima, bravissima e veramente in gamba, ma molto. soprattutto ha un carattere pazzesco. L'ho Una conosciuta bellissima personalmente, persona. è una bellissima persona, assolutamente. Sì, sì. Infatti gli ho fatto i complimenti subito, le ho fatto i complimenti subito, ho detto: "No, ma tu devi venire in Visionaire perché devo farti conoscere alla gente, perché le persone così belle, così pure devono emergere." Secondo me è giusto, come ho detto a te, perché anche tu devi emergere, devi essere conosciuta, perché tu sei di ispirazione agli altri, alle altre. Certo, Perciò certo, è tutte giusto dobbiamo parlarne, è giusto ed è la stessa cosa, stesso perché che dicevi prima del tuo progetto, perché devi fare emergere poi queste persone qua. certo, beh, ma poi Perciò bisogna anche brava. fare rete, bisogna fare rete. Trovo che Mh, le donne debbano migliorare su questo. Ecco, Anita per esempio sì, è una che, porta molto avanti questa bandiera della collaborazione e credo che sia sì, fondamentale avere persone come lei, nel senso che le donne è vero comunque, che ancora poi molti ti dicono: "No, non è vero", però io trovo che sia vero che le donne fanno a volte più fatica a collaborare tra di loro mh, e sì, invece questo va scardinato, perché invece quando si mettono insieme poi secondo me diventano un potentissimo molto più strumento, no, forti, sì, sì. e quindi è un potenziale che va Perché assolutamente comunque sfruttato. avete veramente tanto potenziale da far emergere. Io ne son ben consapevole, lo vedo anche nel lavoro, collaboro spesso con donne, sia come clienti, sia come collaboratrici. Io mi trovo molto bene, perché vedo che c'è sempre qualcosa in più rispetto a quello che vedi e Sì. questo è bellissimo, questo è stupendo. Sì, sì, assolutamente. Molto Secondo bene. me il bello, diciamo, sta sempre, secondo me, negli equilibri, nel cercare infatti Mh, quando noi diciamo parliamo diciamo, lottiamo per la parità, ma di fatto la parità vuol dire che siamo tutti cioè non è il dire: noi vogliamo sovrastare gli uomini o vogliamo essere no, contro gli uomini, non è questo, è riuscire ad essere in una situazione in cui si è complementari, in cui si hanno le stesse possibilità, in cui c'è la meritocrazia che porta avanti le cose, sì, non la esatto, diversità di genere, no, o la diversità esatto. culturale o qualunque Sì, tipo sì. di diversità. E Sì, questo sì, è secondo me in vero. Italia bisogna lavorarci in Italia, perché ad esempio Sì, qui a Londra comunque c'è c'è ancora molto una cultura più. un po' retrograda su questo, Purtroppo sì. parecchio. Ancora non è cioè, forse le nuove generazioni poi io sono andata via dall'Italia ormai, da parecchio tempo, quasi 10 anni, però, trovo appunto avendo lavorato tanto comunque in Italia, trovo che ancora, siano considerate, come dire, casi e cose che fanno notizia quando una donna è a Mh, capo di qualcosa o comunque, sì, i team di lavoro anche, no, con persone con diverse culture, background, quindi non solo diverso sì. colore della pelle, ma anche diversa cultura, sono cose che in Italia non sono tanto, come dire, all'ordine del giorno. Qui a Londra, per Mh, esempio, invece molto di più, perché qui è sì. normale, diciamo, avere, no, i colleghi che, vengono da N mila parti del mondo e che Sì, hanno c'è uno completamente. spirito più aperto ad accogliere, diciamo, ciò che l'altro ha da dire, ma proprio in maniera molto più libera, molto più liberale. Sì, E quello è questo importantissimo, assolutamente. perché ti fa crescere. Quello che Certo, manca un perché pochino in Italia è proprio questo, l'ascolto verso il prossimo.
Certo, tra l'altro una delle cose che noi vogliamo che venga assolutamente fuori da questo evento, è che comunque quando, si pensa a dei team diverse, in realtà ci sono degli studi proprio pubblicati da anche McKinsey, comunque grandi realtà che fanno queste analisi, insomma, di mercato, è che quando ci sono team diverse che collaborano bene, gli effetti, gli impatti sul business sono effettivamente più positivi. Quindi non è Sì. soltanto una questione di dire: "Dobbiamo avere le donne perché le quote rosa, perché è necessario, perché No, dobbiamo", no, è perché, come dici tu, il fatto di collaborare tra pensieri diversi, l'eterogeneità. culture esatto, approcci diversi alla stessa cosa, di fatto Sì. migliora la creatività, migliora il creative Aumenti thinking, tantissimo la migliora creatività, sì. esatto. Quindi Perché questo ad riesci ad un avere delle visioni diverse nello stesso momento, e quello è esatto, cosa che, importantissimo. per un imprenditore, per chi che, no, gestisce un'azienda, per grandi, piccole e medie aziende è Sì, sempre la stessa cosa, è sempre un grande valore questo che si sì, ottiene. Quindi, diciamo che, sono poche le imprese ancora illuminate, no, che in qualche mh, modo ragionano così. cer Quindi forse parlarne, tirare fuori delle best practice, ecco perché io, ci tengo che l'evento assolutamente sia sì, internazionale, perché se vengono delle aziende appunto da fuori a portare delle best practice, possono essere un esempio appunto per le aziende italiane per dire: "Ah okay, magari ci proviamo anche noi". sì, sì, brava, fai bene. Ma questo progetto nasce ovviamente dal tuo perché, da quello che tu hai dentro, no, come dicevi prima. Sì. Da dove nasce questo progetto, da dove nasce il tuo perché? Perché è giusto Allora capire, è giusto andare in profondità. Allora, il mio perché, come dicevo prima, beh, un po' da questa esperienza appunto che mi è successa e quindi, volevo turn into positive un qualcosa che, partiva tra virgolette da qualcosa di negativo, no, se vogliamo dire. Quindi questa è stata la prima cosa. Poi il mio why in generale sul perché ho deciso anche proprio di diventare imprenditrice e quant'altro, viene dal fatto che a me dà estrema soddisfazione l'idea di poter avere il famoso impatto, no, cioè l'impatto sulla Mh, società, il fatto di sapere perché questo progetto poi in particolare ha appunto anche un impatto sociale. Poi è ovvio eh sì, che ci sono tutta una serie di cose che io dico sempre: non possiamo fare niente noi, nel senso che poi le leggi, tutte queste cose sono di appannaggio del governo, chi comunque è sopra di noi. Però penso che certo, parlare del problema, riuscire a muovere, smuovere, no, gli animi, le è persone, le cose, importante. in qualche modo, si fa portavoce di un cambiamento e questo a me dà molta soddisfazione. Cioè io, in Sì, azienda, ho lavorato molto bene, infatti non mi sento di essere completamente negativa sulla mia esperienza aziendale, nel senso io ho lavorato per aziende, per esempio Microsoft per me è stata una splendida esperienza, idem vale per HP, anche qui a Londra ho lavorato anche per aziende meno famose, ma comunque scale up dove mi sono mh-mh, trovata bene, mi hanno dato spazio, è stato bello. Però io non mi sentivo quando tornavo a casa e non mi sentivo così soddisfatta come mi sento mh, soddisfatta adesso. E non è una questione sì, economica, no, perché se fosse puramente economica forse avrebbe senso lavorare forse in azienda, perché poi tutti pensano che uno fa impresa perché vuole diventare ricco. In realtà non è quello il non per motivo. forza. No, quello che ti muove è la soddisfazione che tu hai nel vedere una Mh, cosa che sei stato tu a realizzare, tu ad ideare e anche la relazione con le persone. Ecco, poi la cosa bella degli eventi è questa, io lo dico sempre quando la sì, gente mi dice: "Che cosa ti piace degli eventi?" È la relazione con le persone. Questo relazioni, il riallacciamento con le altre persone, quelle questa è una cosa connessioni che crei. che a me proprio piace tantissimo, perché penso Mh, che sia un grande valore quello il famoso sì, capitale umano, no, che tu riesci a sì, sviluppare, negli anni e quando le persone poi mi scrivono, che magari mi dicono: "Guarda, grazie mille, per me venire al tuo evento è stata una cosa che mi ha fatto scattare, no, quella che cosa e mi sono messa magari in gioco il giorno dopo, ho messo oppure ho conosciuto qualcuno al tuo evento con cui poi ho realizzato questo e quello", io sto bene, cioè sai mi di aver sento fatto la felice, cosa giusta. Sì, ti capisco benissimo. Beh, di per sé Visionaire è anche la stessa cosa, perché è proprio la creazione di un luogo d'incontro e di far conoscere al di fuori di quello che è il solito movimento di imprese, no, quelli che sono i veri valori di un imprenditore, i veri valori degli imprenditori visionari, quelli che, hanno uno scopo molto forte, lo conoscono e fanno di tutto per raggiungerlo e mettere in pratica, diciamo, sulla società quello scopo. E infatti son visionari per questo.
Esatto, ma infatti mi piace Mh. moltissimo il tuo progetto, perché penso che sia molto bello andare a mettere l'accento sul discorso visione, Sì, perché, avere visione è qualcosa di molto importante in ambito imprenditoriale, questo per donne, uomini, sì, chiunque sia, cioè l'imprenditore deve avere visione, perché se tu non sai dove stai andando, non sai che cosa vuoi realizzare davvero, non hai non puoi come crear dire, la un strada. obiettivo, non puoi crearla e soprattutto, poi appunto devi essere leader, no, che cosa vuol dire essere leader? Vuol Mh. dire riuscire non solo ad avere la propria visione, ma a trasmettere quella visione a tutte le persone che decidono di fare questa strada con te, perché poi lo dico sempre, io le persone del team le considero proprio, l'immagine, nella mia testa è quella di proprio le persone che salgono sulla stessa barca e t'aiutano a remare, perché poi la stessa Sì, è proprio quello, no, dire: per "Io me è decido uguale. che sposo questa cosa", perché di fatto tu non gli puoi offrire, cioè su questo bisogna essere pure, no, onesti, nel senso che è ovvio che tu quando hai persone, che sposano la tua causa all'inizio, sei all'inizio di un progetto, sei comunque Certo, una startup o comunque un'impresa piccola, è ovvio che non gli puoi offrire, la carriera che, no, magari gli può offrire Microsoft, cioè per dire. Però certo, gli vai invece a offrire una visione, un pensiero, quello dove tu vuoi arrivare, e rendi quella persona parte del tuo percorso e sì, così diventa poi impresa. Ma sì, questo è un altro tema molto bello, no, del fare sì. impresa, Sì, del è proprio team e quello importantissimo. che Poi soprattutto è importantissimo che l'imprenditore che ha la visione, che non so, purtroppo anche lì non sono tanti, però chi no, ce l'ha, che la comunichi soprattutto all'interno delle imprese, perché tanti evitano questa parte qui, magari la comunicano fuori, ma non dentro. Invece la cosa più importante è proprio comunicarla dentro, comunicarla con i propri collaboratori, le stesse certo, persone che vedi tutti i giorni, perché quello è l'unico modo per ispirarle a far meglio e per ispirarle a remare più velocemente. Perché se sono del tuo stesso scopo, se sposano il tuo stesso scopo, sono i primi che corrono come i pazzi per raggiungerlo, perché diventa anche assolutamente. loro quella visione. In quella visione ci sono anche loro. Perché Esatto, e tanto poi è la squadra che fa la forza, no, dell'impresa. sem sempre. E poi comunque sono loro che alla fine, in qualche modo, sì, cioè senza di loro, io lo dico sempre, nel senso senza il team io, certo è ovvio che, "la faccia" tra virgolette, la persona che comunque vedi da fuori magari Certo. sono principalmente io ovviamente, no, però senza, chi poi tutti i giorni comunque fa questo lavoro con me, io non potrei avere realizzato nulla nella mia Sì, vita, no, sì, cioè, le idee sono belle, sì, le idee si mettono sul pezzo di carta, ma poi, per realizzarle ci vogliono bisogna tante metterle in pratica, persone. ci von tante persone. Il team è importante. Ma Assolutamente. a proposito di questo, l'evento, visto che è un evento pazzesco e ho visto un po' l'organizzazione che c'è dietro un evento, quanto è importante per te quel team, il team di quelle persone che stanno continuando a remare per arrivare a quell'obiettivo che è l'evento? Ma è assolutamente fondamentale. Infatti noi tra l'altro stiamo crescendo molto velocemente, stiamo inserendo persone nuove, no, Mh, per allargarci e tutto, proprio perché ci siamo trovati a eh. crescere anche forse troppo velocemente rispetto a Sì. quello che era previsto, però ecco se noi non riuscissimo a stare al passo con questa cosa, saremmo bloccati, perché non riusciremmo Mh, a crescere, no, perché arrivano, quando un'azienda cresce chiaramente arrivano tanti stimoli dall'esterno, arrivano tante cose da fare, crescono esponenzialmente le cose da fare e se non hai un team lì che è pronto magari appunto ad accelerare, ad accogliere anche nuove persone, perché adesso mh, per esempio siamo in corsa inserendo nuove persone, quindi il team che comunque resta e che è lì da prima deve, come dire, portare prendere la mano di queste persone nuove, sempre in corsa, no, farle inserire, e quindi, non è facile, nel senso, e appunto tu devi essere la loro guida, devi essere di ispirazione per loro, devi fargli capire sì, quanto sono fondamentali. Io a volte sono anche dura, questo lo ammetto, cioè a volte sono anche dura, sono anche severa, no, mh, con il team e tutto, però allo stesso tempo io ci tengo tantissimo a loro. Cioè, nel senso, mh, voglio che capiscono quello che c'è dietro, vogliono che siano, che mh. sentono l'azienda anche un po' loro, ecco. Sì, sì, devono comprenderla. Esatto, e quindi, sì, sono fondamentali, come sono fondamentali anche tutti i processi che stiamo cercando man mano di strutturare, perché anche questo Mh, è un'altra cosa secondo me, importante per chiunque fa impresa o sta pensando di fare impresa, è che anche crescere velocemente o comunque avere successo
si porta dietro comunque anche la criticità poi di dover, creare dei processi che funzionano, strutturarsi, a volte Mh, anche proprio da un giorno all'altro, cioè tu magari devi sì, creare un processo nuovo da un giorno all'altro e lì bisogna avere bisogna da un lato portare avanti la baracca, dall'altro strutturare i processi, quindi è sì, 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 entusiasmante, sei ma è sempre in anche mezzo. sì, però questo La bisogna difficoltà sta saperlo lì. fare. Sì, Questo bisogna saperlo fare. Io ammetto che, ecco, adesso che ho fatto già l'esperienza di un'impresa prima, probabilmente sono più rodata, ecco, sono più attenta a questa cosa e poi avendo il mio compagno, mh, che comunque è anche mio business partner, che è molto ferrato sulla parte finanziaria, di pianificazione, di eh, struttura e quant'altro, mi sta aiutando molto, aiuta. in questo Sì, senso. Infatti anche sì, questo dico, insomma, quando scegliete anche partner, soci e tutto, il mio consiglio è sempre: scegliete delle persone che siano più brave di voi nelle cose in cui voi non siete sicuro. brave, così voi vi potete concentrare sulle cose su cui siete brave e si crea quel, Sì, famoso balance e complementarietà che è veramente fondamentale per far funzionare un'azienda. sì. Sì, io sono dell'idea che quando c'è una persona in più, una persona nuova che entra in un gruppo, quella persona debba essere migliore degli altri, migliore soprattutto dell'imprenditore che sta a capo di quel gruppo, perché se no che Certo. senso ha? Purtroppo, esempio, io vedo tante aziende che invece prendono persone al di sotto per sentirsi più bravi. Sì, È l'errore più grosso del mondo. questa è una cosa molto italiana, sai Enrico? Questo trovo che Sì, sicuro. sia un pochino molto italiana questa. Io invece, Mh. devo dire che all'estero, tra Stati Uniti e UK, devo dire che ho visto invece proprio il contrario. Cioè c'è la Meno volontà di male. trovare persone che siano più brave e anche di delegare il più possibile. Questo Sì. ho visto all'estero Anche succedere perché veramente. tanto tu devi guardare con una visione al futuro, no, se tu prendi una persona che non è più brava di te, poi dovrai tu insegnargli delle cose, perciò alla fine hai le lavoro in più. Se invece è più brava di te, non in quello che fai, ma in quello che deve fare lui, potrai delegarglielo prima, ma soprattutto potrai toglierti magari un compito che ti libererà per poterne fare un altro, perché poi l'imprenditore deve spostarsi Eh beh, a certo. prendere dei compiti successivi e delegare. La regola numero 1 è saper delegare e purtroppo pochi sanno farlo. Bisogna Esatto. imparare la delega in Italia, perché Sì, poi è bisogna imparare. l'unico strumento che ti fa crescere. Esatto, è l'unico strumento che ti fa crescere e poi comunque, ecco, su questo pure le donne devono lavorare anche su questo, perché le donne sono molto Mh, perfezioniste anche, più mh. perfezionisti a volte degli uomini. Adesso ripeto, poi non si può Ah, generalizzare perché ognuno c'ha il suo eh, carattere, però credo che le donne siano, cioè noi fino a che non è tutto capito super preciso, però anche questo, mi insegnerai anche tu, tutti gli imprenditori sanno il famoso done is better than perfect, cioè fatto è meglio del sì, perfetto, perché altrimenti si sì, rischia che poi le cose uno non le fa mai perché non sono mai veramente perfette o sì. che ci metti E troppo perdi tempo e del magari tempo. ti perdi magari delle opportunità, no, Sì, quindi su questo assolutamente no, perfezionismo, tanta delega, questo assolutamente sì. Anche perché poi, ecco, anche le persone junior, io penso che anche le persone junior poi alla fine, se tu gli deleghi delle cose e gli insegni anche a fare delle cose, esatto. io penso che anche lì non è detto che se una persona è junior poi non gli si possano delegare cose, anzi Anzi, impara più è lì che deve velocemente. imparare, ovvio. Perché se tu la persona prendi sempre costantemente per mano, poi alla fine no, si appoggia anche sugli allori. Io per esempio vi racconto sempre Sì, questo mio primo giorno di lavoro in Microsoft, che mi ricordo che mi buttarono in una call, cioè proprio il primo giorno di lavoro, mi buttarono in una call con tutti i colleghi, le counterpart internazionali, quindi in lingua inglese, su un progetto, e han detto: caspita. "Questo progetto è tuo, prenditelo tu, un progetto nuovo". Io, cioè ero appena entrata, no, e mi ricordo ancora che Mamma infatti mia. l'unica cosa che ho detto: "Hi everyone, I just joined Microsoft". Questa è l'unica cosa che ho saputo dire, però per Boh, dire m'hanno hai messo buttato le in mani avanti. piscina, però poi alla fine, ecco, mi son dovuta comunque barcamenare in quella call, capire, no, dire delle cose, apprendere delle cose, presentarmi anche banalmente, insomma, capire gli altri, no, creare la relazione. Però ecco, per dire, lì però hanno preso e m'han buttato dopo 6 mesi, Devi uscire dalla classica zona di comfort poi di per sé, quella è la sì. cosa importante, perché finché non ne esci tanto non impari.
No, non puoi esatto, imparare diversamente. esatto. Ma tu che hai avuto molte esperienze all'estero, cosa hai visto come impatto sulla donna all'estero rispetto che all'Italia? Cosa hai Allora notato di molto diciamo forte e molto diverso? Allora, diciamo che secondo me, l'Italia è un po' indietro. Allora, l'Europa secondo me è indietro rispetto agli Stati Uniti. Gli Stati Uniti forse sono Mh, un po' più avanti, da questo punto di vista. L'Europa, sicuramente ci sono ovviamente i paesi del Nord Europa, come sappiamo i paesi scandinavi, insomma, probabilmente più avanti, no, rispetto anche a UK e tutto, però mh, insomma in generale secondo me c'è ancora della strada da fare. L'Italia è mh, probabilmente ancora più indietro per tutta una mh. serie di retaggi, di appunto culturali. Ricordiamoci che l'Italia, io Culture. dico sempre, l'Italia non è Milano, cioè nel senso, È l'Italia è vero. anche fatta di cioè io vengo da Roma, ma ho background del sud e insomma al sud ci sono ancora molte situazioni in cui tantissime donne, proprio non lavorano, non no, c'è un discorso proprio Sì. culturale che è Sì, molto, sì, sì. molto indietro. Ancora il far la Però casalinga. ancora c'è questo Mh, perché, purtroppo poi bisogna essere certo, anche, no, realistiche e purtroppo è così. certo. Diciamo che in UK magari si sta per esempio si è più avanti, in Europa in generale si è più avanti probabilmente rispetto all'Italia, però detto questo ancora c'è della strada da fare anche qui. Cioè anche qui mi sono capitate situazioni in cui, era tutto molto male dominated, male orientated, dove, appunto io, che poi ho lavorato sempre nel settore tech, il tech è per Mh, definizione principalmente maschile, mi innovazione. Mh, ritrovavo in team che erano 99,9% uomini, e io ero l'unica eh, donna, in tantissimi progetti l'unica donna, anche in meeting l'unica donna e a volte ho avuto, e su questo mi è mh, successo anche in UK, io lo dico, poi io racconto sempre la mia esperienza, ripeto, non generalizzo, magari qualcun altro l'ha avuta diversa, però a me è capitato di sentirmi a volte, anche quando mi alzavo in piedi nelle riunioni, ero l'unica donna e dicevo delle cose per dire, tra virgolette, "sensate" o comunque si capiva che avevo della conoscenza magari di una eh. serie di cose e c'era quasi un po' lo stupore come per dire: "Ah vabbè, allora Ah, le ma allora è brava. brava, no?" Cioè, o la famosa frase, È no, donna con brutto. le palle, oppure, no, queste cose Mh, tipo: "Ah beh, allora non fa solo porta solo i caffè", la cioè un po' la mh, sensazione a volte che avevo, effettivamente ce l'ho avuta anche qui questa cosa. Perché? Perché, ci sono anche degli unconscious bias che ancora non sono mh, stati scardinati, cioè la parità ancora sì, non c'è, non no, esiste. Non esiste ancora. quindi adesso, sicuramente il fatto di Eh. avere Kamala Harris, insomma, è sicuramente una insomma, se il Beh, diciamo vicepresidente degli che un Stati po' di Uniti è una progetti su donna. questa linea qua ci sono, un po' di cose soprattutto all'estero ci Sì. sono, stanno cambiando. Bisogna seguirle, bisogna continuare, perché non bisogna sedersi mai e continuare a fare innovazione, perché innovazione è anche quella, anche innovazione Certo culturale. che innovazione, certo, assolutamente a Caspita. tutti gli effetti. Sì, 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 assolutamente. Stavo Tra l'altro devo presentarti, una ragazza che ho intervistato anche lei un'Anita, si chiama Anita Da Ros, che ha una startup Sì. innovativa e ci sto lavorando insieme per proprio per questa startup, si chiama, Stagiaire. Abbiam fatto un visionario, infatti piuttosto lo Ah, linko qua in video, e te la devo presentare perché lei è anche una bella visionaria. E anche lei dice quello che stai dicendo tu, che effettivamente per poter fare quell'esperienza che ti fa uscire dalla zona di comfort devi prendere e andare all'estero. Infatti lei organizza delle internship, dei stage all'estero all'estero. per far questo, perché poi quando torni in Italia ti rendi conto di quanto è diverso e porti Ah, innovazione. È certo, certo, importante. assolutamente, assolutamente. Ma di positivo ti devo dire in Italia c'è che comunque, come stai dicendo tu, alcuni passi, si stanno cioè le acque si stanno muovendo. Io ad esempio da quando ho Mh, lanciato questo progetto sono entrata in contatto con tantissime organizzazioni, tra cui per esempio la You Women of Change di Anita che hai menzionato prima, Anita, sì. ma tante altre, che non conoscevo, nel senso che io venivo dal Ah, settore del digital, ne conoscevo 2, 3, no, SheTech, Young Women certo. Network, insomma Sì, quelle queste più qua. vicine diciamo al settore. Esatto, al settore, però tante altre non le conoscevo. Invece adesso ne sto conoscendo tantissime e molte fanno tante cose Mh, veramente molto interessanti, a partire mh, dall'aumento delle donne per esempio in politica, c'è il Road to 50% che è molto carina, si occupano proprio di fare training, formazione gratuita per le ragazze per bello. spiegare che
no, perché anche lì perché tante donne dicono: "Vabbè, cioè ancora siamo nella fase", questo lo dobbiamo dire, lo diciamo sempre Mh. anche nelle È ancora scuole, è embrionale. il mestiere da uomo e il mestiere da donna, no, invece in Mh. realtà non dovrebbe esserci il mestiere da uomo e da donna, Sì, ci dovrebbe essere che sì, tutti possiamo scegliere un qualunque mestiere, quindi, sì, su questo c'è da lavorare. Però mi sento di dire che ci sono tante organizzazioni che stanno iniziando a lavorare bene, ma come qualunque cambiamento di innovazione, che comunque innovazione vuol dire disruption di alcune cose che effettivamente vengono cambiate, alcuni paradigmi che vengono scardinati, no, ci sì, vuole del tempo. La tecnologia, sì. io che sono una grande fan della tecnologia, adoro la Mh-mh. tecnologia, sono sempre molto, come dire, molto realista nel capire che non è facile cambiare un processo tecnologico, perché a volte si dice: No. vabbè, ma siamo nel 2021". Sì, però dovete anche calare, cioè su questo bisogna anche dire che le aziende, devono poi investire per poter avere nuovi Mh-mh. processi tecnologici, nuove appunto applicazioni, software, training anche Sì. stesso per le persone che devono imparare a lavorare in maniera diversa, cioè come tutti i cambiamenti innovativi che sono disruptive richiedono del tempo, quindi bisogna Ma fare poi, le come cose. sempre, l'innovazione tecnologica è legata all'innovazione delle persone, è per quello che rallenta, perché tanto siamo noi che Certo. siamo più lenti dell'innovazione tecnologica, e allora deve seguire quelle linee, se no poi alla fine c'è una tecnologia talmente evoluta che non viene usata, perché le Esatto, persone non gli stanno esatto. dietro, Esatto. Quindi su questo importante diciamo quello. che è molto importante il fatto che si stiano iniziando a creare tutti questi movimenti, anche se sono in fase embrionale o magari sono nuovi, no, e quant'altro, però è un inizio. Quindi vuol Sì, dire, io dico sempre, che magari fra 10 anni un evento come il mio non sarà più, necessario farlo. Fra 20 anni veramente, no, il speriamo. mondo sarà completamente diverso, no, Sì, però questo succederà se noi operiamo il cambiamento da adesso. sì. Ma come mai sei tornata in Italia? Perché poi hai avuto tantissime esperienze all'estero, belle, bellissime esperienze, ti hanno fatto crescere molto. Come mai sei ritornata? Come mai l'Italia? Allora io sì, nel senso io fisicamente comunque vivo ancora a Londra e non escludo di lasciare Londra per un posto più caldo. Non Mh, so se tornerei in Italia, insomma, a vivere, ma sul discorso fare impresa in Italia no, impresa. quello invece sì, assolutamente sì, perché, questo è un altro dei miei valori, nel senso io ho sempre, pensato: "Okay, io me ne vado perché mi piace l'idea, no, di vivere all'estero". Io poi sono sempre stata affascinata da questa mix multiculturale, quindi volevo vivere in un posto appunto molto dinamico, molto veloce, molto multiculturale e Londra diciamo sposava tutte queste cose, però allo stesso tempo ho sempre ritenuto fosse un valore per me fare qualcosa di bello per il mio paese. Quindi nella precedente impresa l'ho fatto portando il digitale, infatti molti dicono che sono Mh, stata la pioniera perché di fatto quando io ho iniziato a fare eventi sul digital era il 2014, eravamo 2 player di mercato. pochi, sì. Adesso ce sono E poi N1000, in un momento in però cui non era un'esigenza, era un plus no, no, effettivamente. esatto, esatto. Quindi nel 2014 tu pensa io ho fatto il primo evento che si chiamava Social Media Day, poi insomma è evoluto e quant'altro, però ecco, mi è piaciuto portare anche lì, no, portare innovazione, portare qualcosa di nuovo nel mio paese. Bello. Idem vale adesso per l'empowerment femminile, quindi diciamo che ho sempre il cuore e dentro di me uno dei miei valori sì, va bene, me ne sono andata, sono quasi cittadina inglese perché comunque dopo 8 anni adesso ho fatto tutte le Mh-mh. carte, le cose, sto finalizzando, quindi avrò anche il passaporto, poi adesso col Brexit diciamo necessario, avrò anche il passaporto inglese, ma comunque sono italiana e se posso fare qualcosa di bello per il mio paese sono felicissima di farlo. Sei italiana nel cuore, diciamo. Esatto, sì, è sempre il mio paese, rimane sempre il mio Sì. paese. Sì. Complimenti, brava. Brava, perché ci son tante Cer persone che invece escono e poi rimangono, ma rimangono mentalmente lì, perché giustamente hanno trovato magari un ambiente che è motivante e non tornano indietro. Poi magari tornano indietro per altro, no, per legami. sì, Però il legami pensiero di familiari. fare impresa in Italia da parte di una persona che vive all'estero è tanta roba, perché vuol dire che Sì. veramente hai veramente una forza e un legame molto forte per l'Italia.
Sì, perché non è facile fare impresa in Italia, Mh, è un mercato, non è un mercato, no, quando parliamo anche a volte le persone dicono: l'Italia è un mercato sicuramente dinamico", perché voglio dire non è un paese indietro, cioè da un punto di vista no, è comunque un paese, vabbè, secondo me, con delle ottime potenzialità e tantissime cose, però certo non siamo un paese gigante come può essere il Sud America o gli Stati Uniti, mh. no, cioè su questo o l'Asia, cioè non siamo così Sì, sì, non grandi, ci son quelle opportunità lì. siamo comunque piccoli, però con del potenziale e delle cose che sicuramente possono migliorare. Quindi io su questo assolutamente. E poi un'altra cosa è anche che io penso una cosa che non mi piace, per esempio quando vedo le persone escono, no, dal paese e poi, fanno polemiche e dicono: perché Mh, no, mi pi" esatto. cioè alla fine però bisogna pure essere nel senso io adoro, UK come paese, ci sono tante cose di questo paese che mi piacciono, però c'è anche da dire che essendo stata qui tanti anni, poi ho visto anche altre cose che non sono proprio il massimo, Mh, no, cioè io credo che un paese perfetto non esista, cioè ogni non paese esiste. ha cose positive e cose negative e come ce l'ha l'Italia ce l'hanno anche altri paesi. Io credo che invece la formula giusta sia ognuno deve trovare quello che risponde maggiormente a quelli che sono i propri interessi e quello che è il proprio modo di concepire la vita, no, cioè a me per esempio il discorso del meteo per me non è Mh-mh. particolarmente un problema. Adesso dopo tanti anni forse sta un po' iniziando, però per tanti anni non è stato centrale per me, no, io dicevo: "Non mi interessa, a me piace il vibe, io mi sento viva a Londra, il fatto che alle 5 di mattina c'è sacco di gente anche qua, no, la città che non Mh, è un po' la grande mela d'Europa, no, quindi quello, mi faceva andare in secondo piano il discorso del meteo. Nulla in contrario a chi invece dice: "No, io devo vivere in un posto col sole." Cioè, è mh. semplicemente trovare il tuo posto nel mondo dove tu Il ti tuo trovi posto, meglio. Però, sì. dire insomma: "No, esco dall'Italia, però l'Italia è tutto brutto e fuori è tutto bello", no, non Mh, è così, nel senso no, no. E poi brava, ecco, che cosa brava. fai tu per cambiare le cose? Poi è sempre il solito discorso, no, anche Esatto, l'atteggiamento deve essere esatto. sempre, okay, c'è Non qualcosa puoi che non sempre va, solo scappare, facciamo qualcosa anzi per devi metterti a cambiare. fare. Sì, brava, Eh, brava. Eleonora, ti faccio i miei complimenti perché secondo grazie, me no se le complimenti. cose cambiano, cambieranno nel tempo, sia a livello di empowerment femminile, sia a livello di imprenditoria. E anche grazie a persone come Sì. te che ce la mettono tutta e che tutti i giorni con forza escono da quella zona di comfort per avere quell'impatto sulla società. Perciò vivissimi complimenti a quello che fai tutti i giorni, perché si vede e lo trasmetti che lo fai con un criterio di miglioramento. Questo è Grazie importante. mille e no, soprattutto anche a te, insomma, complimenti anche a te perché è molto bello Visionaire, insomma, Grazie. dare voce agli imprenditori visionari è una cosa Importante. bella perché anche questo, Sì, no, che cosa fa? Fa contaminazione crea contaminazione positiva, esatto, perché chi esatto, ascolta me o altri si può ispirare e magari applicare alcune delle cose, no, nella propria impresa. È molto bello esatto, secondo me. Anche andare a esatto. prendere, come mi hai chiesto, il tuo perché, no, andare a prendere è molto bello perché immagino che Importante andare in parli profondità. perché i È giornali non troppo ne parlano. importante. Io dico sempre, io sono Mh. sempre c'ho un rapporto di hate e love con i giornali, nel senso che i giornali non sempre ti fanno uscire fuori il perché, no, loro ti dicono fanno venire fuori i numeri, queste cose, Mh. invece secondo me deve venire fuori il why. Sempre, sempre. Io guarda, io sono palesemente innamorato del perché di chiunque, perché tanto solo sapendo quello capisci veramente chi è una persona, perché capisci come Eh sì. pensa e capisci cosa farà nel futuro. Cioè, sapendo qual è il tuo perché, io so già cosa farai da qui a 10 anni. Perché? Perché è quello che ti motiva, è quello che ti fa muovere. Tu sicuramente non sarai una persona che si chiude in casa e aspetta, perché hai delle idee talmente innovative, talmente visionarie che non ce la faresti mai. Perciò sicuramente. E poi oltre a Visionaire, ovviamente anche tu da oggi fai parte di Imprenditori Visionari, questa community, perché il secondo step Cer diventa una community di imprenditori visionari che poi fanno rete tra di loro e magari creano
delle cose ancora più innovative, ancora più forti per migliorare la società e migliorare l'impresa in Italia. Perciò benvenuta. Assolutamente sì. Grazie mille, anche perché penso che il networking è un'altra cosa veramente Importante. molto importante per gli imprenditori, perché dalla collaborazione posso Sì, poi nascere appunto progetti e belle cose insomma, quindi sì, questo ci dobbiamo credere. Quindi brava. grazie, fa molto Ma piacere. grazie a te. Grazie a te, sono contento e orgoglioso che tu da oggi ne faccia parte, perché sei veramente una Anch'io. persona splendida. Grazie Enrico, ricambio assolutamente. Grazie. Infatti quando Romina m'aveva detto: "So che vi siete trovati con Enrico", ho detto: "Sì, sì, bravissimo". Si vede Vero. insomma, si vede sicuramente che sei molto appassionato, ecco, che ci credi molto in quello Sì, che fai e secondo me è molto importante, molto bello, molto bello. grazie, grazie mille. Ti saluto, ti ringrazio ancora, grazie mille alla tua Grazie a te, disponibilità al e pubblico. spero che questo video serva a tante persone, a tante donne per capire come fare, diciamo, il passo successivo nel cambiamento. Certo, certo, e se avete bisogno insomma siamo qua. Chiedete pure. Assolutamente, tanto ci sarà anche spazio nei commenti per poter commentare e risponderò io, risponderà Eleonora in quelle che saranno poi le vostre domande e le vostre richieste. Ciao a tutti Super, e alla prossima. ciao, alla prossima. Ciao, ciao. Se questo visionaire ti è piaciuto, metti un like, condividi il video e clicca la campanella per rimanere sempre aggiornato sui prossimi visionaire. Ciao!